Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, buona Pasqua, bentornati sul canale. Giorno di Inter-Roma e a proposito di questo vi ricordo stasera subito dopo il fischio finale la live con un confronto diretto con i vostri commenti e a proposito del confronto diretto vi ricordo anche come sempre che in descrizione c'è il link per il nostro canale Telegram per commentare la partita ma non solo, insomma tutto quello che riguarda il mondo Inter. Su Inter Roma naturalmente si è espresso ieri Christian Chivu con una conferenza stampa che definirei quasi di murignana memoria e andremo a vedere anche quali sono state le parole a cui mi riferisco. Un Christian Chivu che ha comunque fatto quadrato intorno al gruppo, ha difeso la squadra, ha risposto a tono ai giornalisti, naturalmente senza perdere la sua grande classe ed eleganza. Un Christian Chivu che ha dato anche un po' un indizio su quello che potrebbe essere il futuro di Alessandro Bastoni e a proposito di questo poi andremo a vedere anche quali sono le ultime proprio su Bastoni, su altre trattative, l'interesse per Muaremovic con E. Sommer, insomma faremo un po' il punto della situazione. Iniziamo come detto con le parole di Christian Chivu. Le prime domande sono come arriva la squadra a questa sfida, ovviamente dice dopo la sosta di 2 settimane chi è rimasto ha avuto anche qualche giorno di riposo e chi era in nazionale ha staccato un po' dagli ultimi mesi, poi dice alcuni non hanno raggiunto purtroppo i loro obiettivi e desideri. Le prime domande sono diciamo delle domande alquanto normali oserei dire, ecco come arriva la squadra, se è preoccupato dopo la delusione nazionale, dopodiché iniziano un po' le domande più pungenti. Innanzitutto gli viene chiesto: serve qualcosa di diverso per migliorare l'epilogo rispetto ad altre stagioni passate? Lui risponde: ho parlato di qualità umane, certezza e valori, questo gruppo ha imparato da errori del passato, conta cosa siamo diventati oggi, ogni volta abbiamo rialzato la testa. Parlo anche di Bastoni, che ho lasciato con le stampelle e 3 giorni dopo era in campo. Tutti mettono la faccia e accettano le critiche anche nei momenti di difficoltà. Sono consapevoli che nel mondo del calcio c'è poca riconoscenza e si cerca sempre qualcosa che non c'entra con i valori umani di questa squadra, come per Bastoni. Sono convinto che si faranno trovare pronti per questo finale di stagione. E a proposito di questo, ecco, per esempio, Kiwa ha sottolineato il fatto che si tende sempre ecco, a vedere il lato negativo dell'Inter, ha parlato di un Inter che comunque è in testa alla classifica, che ha comunque avuto un ottimo score nelle ultime partite, nell'ultimo periodo, nel girone di ritorno, però ecco ogni pareggio dell'Inter viene un po' enfatizzato. E poi si concentra anche su Bastoni e la domanda successiva è proprio specifica sul difensore. Gli viene chiesto infatti come sta Bastoni emotivamente e fisicamente. Lui risponde: nel mondo del calcio conta il rispetto dei compagni, il lavoro e ciò che si è umanamente. Lui è sicuramente dispiaciuto, ma è anche contento di aver ricevuto il sostegno dei compagni in nazionale e nel club, perché ha messo la faccia in un momento di difficoltà per rappresentare un paese e portare a buon fine il sogno di tutti gli italiani. Nonostante le sue condizioni fisiche ha dato disponibilità. Per me da uomo di sport vale tanto. Capisco queste dinamiche nel calcio e prendersi una responsabilità simile dopo 10 giorni non era facile. Conta ciò che ricevi, l'amore, la stima e l'affetto dei compagni per quello che hai dato. Ecco, qui già è una risposta importante su Bastoni ed è un qualcosa che è stato giusto sottolineare, che andava sottolineato, ma in primis dalla stampa, da quella che ha attaccato all'Inter, da quella che è andata a creare una gogna mediatica nei confronti dell'Inter, da quella che ecco, praticamente ha descritto il gruppo nerazzurro come quasi come se fosse stato l'origine di tutti i mali. E appunto su questo ecco è giusto sottolineare che per esempio Bastoni avrebbe, se non avesse avuto attaccamento alla nazionale, avrebbe tranquillamente potuto evitare la convocazione. Ovviamente era infortunato, ha saltato le ultime partite con l'Inter e quindi aveva tutti i buoni motivi e invece nonostante questo è andato in nazionale, ha dato tutto, è stato schierato in un ruolo non suo perché sappiamo che non è un centrale della difesa 3, è un terzo e ha pagato con l'espulsione per un errore che inizialmente non era un suo errore. Ricordiamolo, e questo è stato giusto sottolinearlo da parte di Chivu, l'atteggiamento mentale di Alessandro Bastoni. Poi, ecco, si continua e gli viene chiesto che ne pensa del clima che si sente all'esterno. E qui la risposta di Christian Chivu è davvero
un po' di murignana memoria, perché dice: dovete spiegarmelo voi, io vedo, sento e ascolto delle cose che non hanno a che fare con i miei valori dello sport. L'episodio post Juventus ha creato una gogna mediatica che non ho più visto in altri casi, ma quando si tratta dell'Inter succede con la squadra, la società e i giocatori. Con episodi a sfavore contro l'Inter nessuno dice più nulla. Noi accettiamo i pensieri esterni alla squadra, consapevoli del fatto che storicamente in Italia chi è primo è sempre il più odiato da sempre, ma questo non vuol dire che noi non cerchiamo di mantenere un livello alto, perché rappresentiamo una squadra grandiosa, con tifosi meravigliosi e chi va in nazionale cerca di regalare qualcosa di importante. La colpa non è dei giocatori dell'Inter, con l'Italia ne avevamo 5 di convocati, ma non è colpa loro. Per noi è motivo di orgoglio avere 5 giocatori nella nazionale italiana. Poi le partite si possono vincere o perdere, si dà sempre il meglio per il nostro dovere, sia in nazionale sia nel club. Questa è stata una risposta, secondo me, da applausi, quella di Christian Chivu, perché è giusto ad un certo punto andare a sottolineare l'agogna mediatica contro l'Inter e il fatto che si enfatizzano episodi dubbi a favore dell'Inter, ma non si parla di episodi a sfavore dell'Inter. E in realtà questo Chivu dice, consapevole del fatto che storicamente chi è primo è il più odiato. In realtà lo scorso anno c'era un testa a testa, però probabilmente dà fastidio il fatto che l'Inter è sempre lì in alto negli ultimi anni, è sempre competitiva. Infatti anche lo scorso anno venivano enfatizzati episodi dubbi a favore dell'Inter. Ricordiamo per esempio il corner della sfida contro la Fiorentina, però poi non è stato sottolineato a dovere quando l'Inter è stata danneggiata. E poi è giusto sottolineare che la colpa non è dei giocatori dell'Inter. Se l'Inter fornisce 5 giocatori alla nazionale è perché oggi quelli sono i più forti che ci sono in Italia, almeno quelli che hanno avuto spazio di dimostrare e modo di sviluppare quel talento che ci rimane, oserei dire, in Italia. Non è colpa dell'Inter se l'Italia non va al mondiale, è colpa del sistema italiano. Quelli sono i migliori calciatori che ci sono in giro. Forse le colpe sono da ricercare altrove, tra chi non fa sviluppare il talento, tra chi non porta calciatori italiani in Serie A, tra chi preferisce magari solo stranieri, anche se poi per me non è quella il principale motivo. Ecco, non sono uno di quelli che vorrebbe il numero minimo di italiani in Serie A. Però bisogna capire perché l'Inter può fornire 5 calciatori italiani alla nazionale, gli altri non li hanno 5 calciatori italiani, perché non sono più quelli di un tempo. Giusto sottolineare che la colpa non è dei giocatori dell'Inter. Poi gli vengono fatte altre domande, anche queste altrettanto pungenti, perché gli viene chiesto: Esposito si è preso la responsabilità di tirare quel rigore in Bosnia, si è stupito? Lui dice: mi interessava e gli ho chiesto se aveva deciso lui di battere, mi ha detto di sì e mi basta quello. Prendersi una responsabilità del genere, conoscendo l'importanza della partita, mi basta. Ed è giustissimo, naturalmente. Ovviamente chi ha gettato la croce su Pio Esposito è solamente, ecco, aveva altri fini, perché davvero colpevolizzare un ragazzo di 20 anni che comunque va in campo, cerca di dare tutto, che non è stato titolare, seppur ha fallito anche lui un'occasione nei 90 minuti, ma non era certo titolare, che ha sbagliato un calcio di rigore, così come lo ha sbagliato Cristante. Insomma, ridurre il tutto alla debacle sull'errore di Pio Esposito è un po' troppo riduttivo e soprattutto manca di onestà intellettuale chi lo ha fatto. Poi gli viene chiesto: le sembra normale nelle designazioni che arbitri che si sono chiamati fuori dalle partite del Napoli partecipano a quelle dell'Inter? Qui Chivu evita le polemiche, dice: io tengo le mie energie per scegliere la miglior formazione da mettere in campo in ogni partita, non vi rispondo di solito perché ho tanti dubbi, non posso pensare a VAR e tutto il resto, non mi compete, mi interessa solo la prestazione della squadra e il tipo di gara da affrontare. Io alleno la preoccupazione mentale per mantenere i nostri principi, rimanere dominanti e dare sempre il massimo. Questo è il lavoro di un allenatore. Se pensiamo ad altro, vediamo i fantasmi, abbiamo paura di ciò che succede nel calcio. Io sono una persona di buonsenso. Ecco, qui magari qualche tifoso avrebbe preferito forse una risposta un po' più pungente. Forse questo Chivu lo fa anche per non diffondere rabbia nel gruppo, complottismo e soprattutto per tenere il gruppo concentrato, quindi non mettere diciamo dei fattori esterni che potrebbero essere poi controproducenti per il bene dell'Inter. Quindi credo che la risposta sia da intendere in questo modo. Poi la conferenza stampa si conclude con come ha trovato Thuram, dice: sono contento di aver segnato in nazionale in un momento importante, ci sono grandi prospettive per il loro mondiale, ma risposta che invece dà qualche lascia, ecco, dei dubbi sul futuro di Bastoni è quella all'ultima domanda: che consigli ha dato a Bastoni
Lui risponde: io devo dargli serenità e fiducia, le stesse cose per tutti gli altri, oltre a idee chiare su cosa fare in campo. Non posso controllare il suo futuro, io so che è contentissimo di stare qui e far parte di questo meraviglioso gruppo. Ha sempre messo la faccia, ha dato il 100%, starà a lui decidere il suo futuro, così come ognuno di noi è responsabile delle proprie decisioni, ma finché è qua sono convinto che darà più del 100%. Le incertezze nel mondo del calcio sono tante, lui ha dimostrato di saper prendere decisioni giuste, il calcio mondiale si godrà sempre un giocatore di alta qualità come lui. Ecco, qui per esempio dove si dice non posso controllare il suo futuro, sarà lui decidere il suo futuro. Le incertezze nel mondo del calcio sono tante, il calcio mondiale si godrà sempre un calciatore di alta qualità come lui. Sono parole che aprono un po' dei dubbi sul futuro di Alessandro Bastoni e chiaramente prendendo in esame queste parole di Christian Chivu viene automatico pensare che forse tutte quelle, ecco, ciò che si sta parlando negli ultimi giorni non sono delle notizie inventate, forse realmente Bastoni sta valutando forse di andare via dall'Inter, potrebbe incidere anche la situazione che si è creata in Italia tra tifosi avversari, la stampa, ma soprattutto secondo me potrebbe incidere un'altra situazione, che a cercare Alessandro Bastoni è il Barcellona, un club che raramente lascia un calciatore indifferente, un club che può proporre prospettive diverse sia dal punto di vista economico, si è parlato addirittura di un ingaggio di superiore ai 7 milioni, quindi più alto rispetto a quanto attualmente percepisce Bastoni, ma al momento bisogna essere onesti, il Barcellona dà altre prospettive anche dal punto di vista sportivo, perché il Barcellona compete ogni anno per vincere la Champions. Noi, al di là dell'eliminazione contro il Bodo, non siamo una squadra che viene costruita per vincere la Champions o per arrivare tra le prime 4, per arrivare in finale. Siamo una squadra che prova a fare il meglio, che cerca di infondere una mentalità europea, però per esempio lo scorso anno arriviamo in finale, ma è andata oltre quelle che erano anche le più rosee aspettative, è riuscita a battere squadre costruite a suon di milioni, squadre costruite per vincere come Bayern, Barcellona, quindi è chiaro che l'interesse del Barcellona porta una prospettiva diversa anche dal punto di vista sportivo. C'è però da dire che ci sono delle novità. Innanzitutto che il Barcellona non ha fatto l'offerta da 50 milioni di cui si è parlato e che l'Inter al momento non ha stabilito un prezzo di Bastoni, quindi questi sono è un interesse concreto, c'è un contatto, cioè ci sono stati dei contatti con gli agenti di Bastoni, ma al momento il Barcellona non ha presentato proposte all'Inter, né tantomeno l'Inter ha fatto un prezzo, come diceva anche il giornalista Fabrizio Romano, è un tantino prematuro fare già un prezzo, siamo ad inizio aprile. Però insomma la possibilità che Bastoni lasci l'Inter sicuramente c'è, soprattutto se il Barcellona dovesse avvicinarsi a quella cifra di 65-70 milioni. In Spagna lanciano l'ipotesi delle contropartite, l'Inter non è tanto d'accordo sulle contropartite, vorrebbe soltanto un'offerta cash. Vedremo l'evolversi anche e soprattutto per quanto riguarda proprio le intenzioni di Alessandro Bastoni. Le altre situazioni di mercato, c'è una situazione che potrebbe intrecciare con i Frattesi, però con diciamo due operazioni distinte, perché la Roma ha bisogno comunque di fare plusvalenza per il fair play finanziario, potrebbe cedere con quindi per una cifra di 40-45 milioni, e interessarsi a Frattesi, ma non in uno scambio, diciamo, perché chiaramente sarebbero, come detto, due trattative separate. Le altre situazioni riguardano una il portiere. L'Inter vorrebbe chiedere a Sommer di rimanere ancora almeno un altro anno, però far da secondo, e poi ci sarà da capire, per il primo in pool c'è sempre Vicario e quindi Sommer sarebbe un secondo diciamo affidabile rispetto ad altri secondi portieri, rispetto a quanto abbiamo visto anche nel passato, con Josep Martinez poi a quel punto destinato a lasciare l'Inter. L'ultimo nome che andiamo a trattare è quello di Muaremovic. Si è parlato di un interesse concreto dell'Inter, ma al momento ancora nelle fasi iniziali. La richiesta sarebbe intorno ai 30 milioni, c'è però sempre la percentuale che poi su questi 30 milioni spetta alla Juventus. È un qualcosa che probabilmente non lascerà completamente, sarà comunque valutato in sede di mercato, forse non lascerà completamente indifferenti quella percentuale che andrà alla Juventus, però sicuramente Muaremovic è uno degli obiettivi di mercato dell'Inter, poi da capire se sarà un obiettivo, un interesse che verrà approfondito nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando ci avvicineremo più al calciomercato, o rimarrà soltanto tale. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra, sia sulle parole di Christian Chivu,
su come avete interpretato la sua conferenza stampa, se anche secondo voi c'è un indizio sul futuro di Bastoni, e insomma su queste che sono le ultime voci di mercato. Come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.